Mm, come sarebbe la vita nella programmazione senza cicli? Indiano. Mi è stato chiesto di fare 100 quadrati numerati all'interno della pagina. Eh, cosa posso fare dopo tutto? Mi toccherà scriverli uno alla volta, per forza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14. Sì, esatto. Farebbe schifo. La ripetizione è qualcosa che dà sempre molto fastidio. Infatti esistono anche diversi acronimi che cercano di far ricordare al programmatore questa regola fondamentale. Ad esempio è DRY, cioè Don't Repeat Yourself, quindi non ripetere quello che si scrive. Proprio per questo in realtà i cicli sono una cosa fondamentale, come in PHP, ma in realtà in qualsiasi altro linguaggio di programmazione. Ed ecco perché siamo qui a poter fare degli esempi insieme legati ai cicli che esistono in PHP. Il suo obiettivo è proprio quello di ripetere per noi qualcosa che è tranquillamente replicabile, come questo esempio qui davvero molto semplice legato a questi div con la classe square. L'obiettivo è avere un numero che identifichiamo come vogliamo, ad esempio un numero da 1 a 100 di ciascun quadrato che abbiamo qui sulla destra, e proprio per questo farlo a manina diventerebbe difficile, perché oggi sono 100, domani deciderò quanti saranno, e oltre a questo comunque nel codice risulta parecchio ripetuto e stiamo parlando di una sola riga. Immaginatevi invece un elemento più complesso con una struttura HTML più complessa. Capite che da lì a poco comunque risulta davvero difficile mantenere un codice che è continuamente duplicato. Quindi come poter risolvere questa cosa? Possiamo usare un ciclo. Cominciamo a vedere una prima sintassi, quindi, ossia il ciclo for, che è quello anche più comune di tutti. Come si scrive? Si apre ovviamente il tag PHP, come abbiamo visto anche nelle precedenti lezioni, e qui abbiamo modo poi di scrivere il nostro comando. Come si scrive quindi? For si scrive nello stesso identico modo in cui si scrive un if, quindi comando for aperta e chiusa tonda, aperta e chiusa graffa, dove all'interno del for dobbiamo mettere una serie di condizioni, mentre poi dentro le graffe si mette quello che tu vuoi ripetere. Quindi che cos'è che viene definito dentro un for? Ci sono tre cose da definire, ossia un inizio, una fine e un durante. A me piace definirli così, no? Quindi l'inizio è da dove effettivamente si parte. Tendenzialmente i cicli funzionano tramite delle variabili contatore. Quindi l'inizio, nel nostro caso, se volessimo fare da 1 a 100, potrebbe essere il nostro inizio partire da 1, no? Da qui allora si può fare una variabile che posso definire come voglio, in questo caso numero, perché lo contraddistingue, in cui metto appunto che parto da 1. La mia fine qual è? Il mio obiettivo è quello di arrivare fino a 100, giusto? Quindi posso fare una condizione, come la posso fare tranquillamente in un if, in cui dico vado avanti finché numero è minore o uguale a 100. Quindi voglio anche il 100 compreso. Avessi voluto fare fino a 99, potevo tranquillamente togliere l'uguale. Il durante invece che cos'è? È quello che accade tutte le volte che finisce un ciclo all'interno del for. Cioè, una volta che hai eseguito il codice che ci sarà qua dentro, quando deve ripetersi, vuole capire qual è il cambiamento per raggiungere il fine. Nel mio caso voglio che parto da 1, poi farò 2, poi farò 3, poi farò 4, fino al 100. Quindi quello che voglio è aumentare, incrementare questa variabile di 1 tutte le volte. Da qui quindi potrei mettere il numero che è uguale a se stesso più 1. Ok? Quindi l'obiettivo qual è? Quello di poter stampare all'interno del nostro PHP ciascun numero separatamente. Quindi questa parte qui la possiamo tranquillamente togliere e possiamo mettere il nostro div inizialmente scritto in maniera molto semplice, ad esempio con un echo. Mettiamo direttamente qua dentro. Vedete che abbiamo un problema con le stringhe perché siamo partiti con
le doppie virgolette, quindi per risolvere possiamo tranquillamente utilizzare backslash e possiamo tranquillamente gestire la cosa in questo modo, altrimenti possiamo se no usare gli apici o comunque delle virgolette differenti, no? Quindi in questo modo stiamo scrivendo 1, andiamo a scriverci la nostra variabile e ricaricando la pagina vediamo che sta facendo i 100 blocchi tutti per noi. Cerchiamo di simulare esattamente quello che PHP sta facendo per noi. Quindi parte la pagina, viene caricata, arriva il tag PHP e parte il nostro for. Il nostro for parte da 1, quindi lo scriviamo qui, e si chiede, ma numero è minore o uguale a 100? In questo caso è quindi 1 è minore o uguale a 100? La risposta è ovviamente sì. Essendo positiva, lui ha il permesso, ha tipo una sorta di lascia passare, e quindi parte con la prima esecuzione del ciclo. E quindi da qui lui semplicemente farà un eco di questo div e viene stampato a schermo. Andando a vedere nel codice, infatti, ci rendiamo conto che abbiamo il nostro div stampato correttamente. Ok? Dopodiché che succede? Arriva alla fine del ciclo e avviene la terza condizione che viene messa qui, cioè numero è uguale a numero più 1, quindi numero è uguale a 1 se stesso più 1, quindi fa 2. E ricomincia da capo, si richiede, ma 2 è minore o uguale a 100? E la risposta è ovviamente sì, quindi ritorna all'interno del ciclo, lo riesegue, stampa il mio div class square con il numero corrente, e quindi ecco che vediamo qui il nostro div class square numero 2. E così via, no? Quindi continua a incrementare, quindi va a 3, 4, continua a 10, 50, fino ad arrivare al 100. Una volta arrivato al 100, quello che succede è che ovviamente il numero verrà incrementato a 101. 101 riprova di nuovo a fare la condizione e dice, ma 101 è minore o uguale a 100? E la risposta ovviamente è no, è maggiore. Di conseguenza questa condizione restituirà false, quindi non entrerà più all'interno del ciclo e continuerà l'esecuzione del codice. Infatti vediamo che poi chiude il div, chiude il body, chiude l'HTML, finito, no? Quindi l'obiettivo del ciclo è quello di ripetere per noi qualcosa che identifichiamo come ripetitivo, no? Nel nostro caso erano 100 blocchi tutti uguali con all'interno un numero che cambiava. Noi abbiamo identificato questa ripetizione e abbiamo fatto in modo che il codice la facesse per noi. Il vantaggio è ovvio, in questo modo qui, se un domani gli elementi dovessero cambiare in maniera dinamica, non dobbiamo stare noi a modificare il codice si adatterà di conseguenza ai dati. Cosa che vedremo infatti anche nei prossimi video è proprio quella, cioè quando ad esempio ho un elenco di prodotti, non è che posso a manina aggiungere un prodotto tutte le volte che il cliente lo aggiunge, ma quello che viene fatto è proprio utilizzare un ciclo in modo che stampi ad esempio i prodotti tranquillamente da solo. Possiamo renderlo anche un po' più carino questo codice? Assolutamente sì. Quindi quello che andremo a fare adesso è sicuramente quello di spostare l'HTML fuori dal PHP in modo da renderlo più facile, anche più leggibile per noi, e andiamo anche a ottimizzare ad esempio questa. Quindi $numero uguale a $numero più 1 si può scrivere anche più uguale a 1 ed è la stessa identica cosa. Un'ulteriore cosa che possiamo fare è fare più, che anche questa è un ulteriore shorthand per poter ridurre ulteriormente quello che è il codice. Infatti tendenzialmente in un for vedrete questo tipo di sintassi. Altra cosa appunto può essere quella di utilizzare due punti e l'end for, e di conseguenza posso anche metterlo su una riga a parte, chiudo il PHP, quindi in questo modo, tornando alla nostra pagina, vediamo che non cambia assolutamente niente nel risultato finale, ma quello che cambia è che tutto questo è sicuramente più leggibile. Avessimo più codice, sicuramente conviene anche tenere il contenuto ben indentato al suo interno e non tutto in una sola riga. Vedete che qui la differenza è notevole però, perché adesso abbiamo la possibilità di eseguire appunto il ciclo senza avere a che fare con graffe che non si sa dove finiscono. Abbiamo qualcosa di un po' più chiaro e un po' più visibile. Quindi questo è un modo per poter ottimizzare un pochetto il codice. Adesso andiamo a vedere
altri due metodi che abbiamo per poter fare la stessa tipologia di ciclo. Ok, ho riportato il ciclo for per comodità un attimo qua sopra, in modo da poter poi comparare meglio quelli che sono le altre tipologie di ciclo. Questo perché in realtà sono molto simili fra loro. In realtà, se avete compreso bene la questione di inizio, di fine e di durante come tre fasi del ciclo, in realtà vedrete che è molto più semplice andare a scrivere anche gli altri tipi. Quindi andiamo a vedere ad esempio il ciclo while, no? Il ciclo while funziona in questo modo: si scrive while e all'interno funziona allo stesso identico modo del for. Quindi all'interno delle graffe quello che tu vuoi ripetere, e in questo caso ad esempio per semplificare adesso metto eco numero, giusto per tenerlo identico per entrambe le parti. E all'interno del while però la differenza è che dentro ci vuole solo la condizione di fine. Quindi l'idea di base è che l'inizio va qui, la fine va qui e il durante va qui. Ok? Mettiamo come commento anche qui. Quindi l'idea di base è che queste tre fasi del ciclo sono semplicemente scritte in un posto diverso. Quindi al posto dell'inizio avrò $numero uguale a 1, come sopra, identico. Poi avrò $numero minore uguale a 100 come fine. E voglio che nel durante, ogni volta che gira il ciclo, farò un numero più. Quindi se vedete è come se fosse una forma meno compressa. Alla fine il for è venuto fuori come modo più veloce, più comodo e leggibile di scrivere i cicli, però appunto anche il while fa la stessa identica cosa. Questo è il modo in cui si può scrivere, no? Esiste anche un'altra tipologia che si chiama ciclo do while, che è ancora più simile al while, e dopo andiamo a spiegare un attimo meglio la differenza. Si scrive do while, appunto come il nome vede, e l'idea di base è la stessa del while. Quindi all'interno possiamo mettere la condizione di fine, c'è la condizione di inizio da mettere in cima e poi abbiamo il contenuto del ciclo. Vedete che tutti e tre fanno parte diciamo dei cicli principali che sono presenti un po' in tutti i linguaggi di programmazione. Qual è quindi la differenza soprattutto fra il while e il do while? Il motivo sta proprio nel come funziona il do while, in una piccolissima differenza. Lo andiamo a vedere in questo modo. Vado a decommentare il mio ciclo while e decido di mettere ad esempio 999 come numero, no? È chiaramente un numero maggiore di 100, siamo d'accordo? Di conseguenza adesso andiamo a vedere che cosa succede. Refreshando vedete che non vediamo assolutamente niente, ok? Cosa succede però se faccio la stessa cosa con il do while? Andiamo a vederlo. Se mettessi 999 sul do while e facessi un refresh, vedete che mi stampa il 999. Come mai però? Abbiamo detto che il numero minore o uguale a 100, perché si è preso la briga di stamparlo? La differenza è proprio questa, tra il while e il do while. La differenza è il quando viene eseguita la condizione. Nel caso del while, quello che abbiamo è questo tipo di controllo. Numero viene assegnato come variabile con il 999 come numero, viene fatto subito la domanda. Quindi gli viene chiesto: ma numero 999 è minore o uguale a 100? La risposta è no, di conseguenza qui dentro non entra e passa avanti. Quindi nel caso del while la domanda se la pone subito, nel caso del do while se la pone dopo. Infatti nel do while la differenza è la seguente, che qui viene segnato appunto $numero che è uguale a 999, entra nel do while, stampa lo square, fa numero più, quindi diventa anche 1000, e poi si chiede: ma 1000 è minore o uguale a 100? Ovviamente no, quindi non ripeterà questo codice e continuerà andando avanti. Quindi la differenza sostanziale è che uno fa il controllo prima e l'altro fa il controllo dopo, quindi fondamentale ricordarselo. In alcuni casi può essere utile
entrare almeno una volta nel ciclo per fare qualcosa e poi controllare eventualmente se ripetere. In altri casi invece a noi interessa subito sapere se entrare o no e che cosa ripetere, per quanto tempo. Non siamo obbligati a partire per forza da 1 o da quello che vogliamo. In realtà noi possiamo fare tutte le condizioni che vogliamo all'interno e facciamo insieme qualche esempio. Io potrei fare anche il contrario, cioè potrei partire da 100 e voglio tornare indietro fino ad arrivare all'1, no? In quel caso io potrei fare che numero uguale a 100 e poi vado indietro finché numero è maggiore di 0, ad esempio. Di conseguenza il durante non può essere più in avanti, perché altrimenti finirei in un loop infinito, perché lui continua a incrementare e non raggiungerò mai il mio punto di fine. Di conseguenza devo fare per forza meno meno. E in questo caso vedete che il conteggio va esattamente al contrario e finisce sull'1, no? Quindi noi possiamo decidere tranquillamente tutto quello che vogliamo all'interno del ciclo. Ad esempio anche ipotizziamo che voglio stampare soltanto i numeri pari, ad esempio. Ci sono due strade che possiamo percorrere. Dentro al for possiamo fare in modo di controllare se stampare o no il nostro div, e quindi potrei ad esempio fare un if vado avanti e qui dentro mi chiedo se la divisione di numero dà un resto 0, allora siamo davanti a un numero pari. Questo è una cosa un po' particolare in programmazione, ma appunto il simbolo percentuale corrisponde al resto di una divisione, quindi appunto 2 diviso 2 fa 1, ma appunto se vado a prendermi il resto è 0. Quindi in questo caso qui appunto, volendo controllare se il numero è pari, dovrò appunto chiedermi se il resto della divisione di 2 è 0, allora sono davanti a un numero pari. Quindi salvando vedete che in questo caso mi dà solo i numeri pari. Se volessi i numeri dispari basta semplicemente controllare quando ho uno di resto. Questo è un modo, ma ovviamente si può ottimizzare ulteriormente, perché appunto in questo caso il for gira 100 volte, si fa 100 domande e stampa 50 risultati, che sono appunto quelli che vediamo a schermo. Ma possiamo fare in modo che il for non giri 50 volte a vuoto? Perché in questo caso è questo quello che sta succedendo, no? Quello che posso fare è semplicemente quello di non utilizzare l'if, ma di utilizzare meglio l'opzione del durante, no? Quindi quello che vado a fare è togliere l'if, quindi si ritorna allo stato precedente dove abbiamo tutti e 100 i numeri, ma quello che vado a fare è, visto che tanto so che parto da 1 e voglio tutti quelli dispari, sono già sicuro, non è un controllo più complesso di quello, posso fare semplicemente che il numero è uguale a se stesso più 2. In questo modo ottengo lo stesso identico risultato, con la differenza che in questo caso il for, come vedete, gira 50 volte e basta, non devo fare altri controlli all'interno. Ovviamente questo si può ottimizzare ulteriormente mettendo più uguale a 2 e il risultato è lo stesso. Quindi questo è un modo per poter fare anche pratica sui cicli for o i cicli in generale, per poter capire meglio come funziona effettivamente e non ancorarsi all'idea che il nostro for fa per forza da 0 a quello che vogliamo, ma può fare davvero un po' qualsiasi cosa. E siamo arrivati anche alla fine di questo video, quindi quello che siamo riusciti a vedere sono i cicli, quanto sono effettivamente importanti all'interno del codice, di quanto ci migliorano la vita e di quanto la nostra vita diventa anche automaticamente meno ripetitiva. Abbiamo visto anche 3 differenze tra i cicli tendenzialmente che ci sono, quindi sia il for che il while che il do while. Non sono gli unici tipi di cicli che esistono, ne esistono di altri tipi, ma proprio per scelta mia ho preferito separare le due cose perché in realtà portano di conseguenza anche a un altro argomento da vedere, che appunto tratterò in un video a parte. Lo stesso vale anche per dubbi, domande legate a quando utilizzare il for, quando utilizzare il while e quando il do while.
Cioè uno giustamente si può anche chiedere ma com'è possibile che esistono 3 modi diversi e quando è che è il caso di usare uno o l'altro, quali sono i pro e i contro. In questo caso ditemi poi nei commenti eventualmente se è un dubbio che avete ed eventualmente farò un video a parte per parlarne meglio in maniera più specifica, altrimenti questo video diventerebbe gigante, ogni cosa bisogna comprimerla un po'. E niente, dai, spero che comunque il video sia piaciuto, fatemelo sapere nel caso e niente, ci vediamo ad un prossimo video.